Amici del Montefeltro, buongiorno, buon sabato cavalieri. Allora, come state? Come è trascorsa questa settimana? Allora, anche oggi stiamo insieme per farci una video sbarbata, una bella chiacchierata e il protagonista di oggi, come avrete visto dalla locandina, è il bellissimo, perché a me piace molto, Stormbreaker di Sbarba. Ok, ve lo metto così, almeno si vede per lunghezza. Rasoio che a me piace molto. Ho giusto un paio di, fra virgolette, considerazioni critiche, diciamo, ma inezie, insomma, proprio il sesso degli angeli, però vediamo come si comporta in rasatura. Allora, come vedete, mi sono fatto crescere questa barba di 3 giorni, penso saranno stati 5 anni che non mi facevo crescere la barba di 3 giorni, proprio perché volevo metterlo sotto torchio. Io lo uso, per me è un ottimo quotidiano, non l'ho mai usato su barbe più lunghe, anche perché per me la barba più di 2 giorni non arriva. E quindi ho detto, vabbè, stavolta lo mettiamo sotto torchio. Allora, basta chiacchiere, mi sciacquo il viso, così iniziamo subito. Un attimo. Ah, eccoci qua. Allora, viso sciacquato, asciugo solo la fronte così lo lascio inumidito. Allora, iniziamo per gradi. Allora, prima voglio applicare questo pre-barba mentolato della Stirling, che di fatto è un sapone. Vedi, io ne ho tagliato un pezzetto perché alla fine è un blocchetto grosso come la scatola. L'ho tagliato un pezzetto per renderlo più pratico da utilizzare, anche per non bagnarlo tutto quanto inutilmente. Dopo vi metto l'inci, ma vi posso assicurare che in teoria ci si potrebbe sbarbare anche solo con questo. Il vantaggio che ho trovato, diciamo, per quei saponi un pochino più easy, aumenta molto la scorrevolezza. Ecco, quindi faccio questo lieve passaggino, anche perché vedete con un pochino d'acqua, ma questa schiumetta che è molto scorrevole. Penso oggi con questa barba, un pre-barba ci voglia come. A me piace, è mentolato ma non leggero, ok, non è come il cube della Phoenix Artisan, scusate, che è molto mentolato. Questo insomma è una cosa molto più umana, ecco, come a livello di mentolato, ok, quindi leggermente percepibile. Allora, l'ultimo video che ho fatto parlavamo del piccolo maialino, da me ribattezzato Omeghino, e invece oggi, allora, per, come dire, per la legge del contrappasso passiamo all'Omegone, il mitico Omega 48. Questo non deve mancare. Sì, belli i ciuffi piccolini per tutto quello che abbiamo detto, però raga, è 48 è 48. Come sapone usiamo Haslinger. Lo sto finendo, ok, quasi finito. Ho messo dell'acqua bollente dentro per farlo ammorbidire, perché è un sapone bello duro. Io dentro l'ho schiacciato in maniera tale perché in realtà se non una saponettina rotonda. Come vedete è quasi agli sgoccioli. E prima di finirlo completamente ho detto che secondo me valeva la pena portarlo in video, perché è uno di quei saponi molto semplici, saponificati bene, completi, un'ottima resa, e possono essere una valida alternativa, pratico soprattutto per chi viaggia molto, perché comunque è molto compatto con questa astuccetto di alluminio. Quindi a me, insomma, è un sapone che chi volesse provare qualcosina di diverso a un prezzo stracontenuto, perché mi sembra costano 7 euro, insomma, voglio dire, lo consiglio vivamente. Profumazione molto semplice perché alla lanolina, ecco, quindi non sa di pecora, sa di lanolina. E niente, carico abbondantemente perché lo voglio finire. Ok, ecco qua. Lo ammorbidisco perché se no ci devi stare veramente tanto a fare il prelievo. Prendo tutta la cremina, ok. L'acqua che mi sono tenuto la usiamo, che è bella carica, e iniziamo il montaggio. Allora ragazzuoli, come state?
Oh, che bello, il maiale sul viso è sempre una gran goduria. Allora, probabilmente oggi il montaggio sarà un pochino più lungo del solito perché voglio massaggiare bene questa barba. Vengo da una sequenza di compleanni fra quelli delle mie figlie, mia nipote. Ho mangiato una quantità di schifezze in questi giorni che sono pieno di grufolini sul collo, della serie metto le mani avanti per non cascare indietro, quindi se vedete qualche scappellamento di brufolo sapete perché. Intanto vedete questo sapone comincia già a montare per un altro po' d'acqua. Prendo sempre l'acqua questa qui. Oppla. Tappa un casino. Eccoci qua. Allora, io penso che ci siamo col montaggio. Allora, cominciamo a parlare del protagonista del rasoio, ok? Il protagonista della nostra sbarbata ed è lo Stormbreaker di Sbarba. È un rasoio in acciaio 303, ha una lunghezza complessiva di 95 mm, quindi oddio, ho una setola di maiale di 95 mm, ok? Ha questa forma che ricorda un pochino i manici di Atelier Dourdan, oppure, oddio, qual è quel rasoio che costa una spraccata di soldi? Il Dedalus. Diciamo, ha questa forma particolare che a me piace molto, con questa lavorazione che diciamo gli dà un pochino di carattere e aiuta per il grip. Ha una finitura, intanto prendo una bellissima, ottimissima Astra Blu made in Russia, ha una finitura satinata, spallinata, ok? La cosa particolare, cerco di farvela, cioè particolare, diversa dagli altri rasoi, che ha i prigionieri sulla base invece che sul cap, e quindi quando poi si mette il coprilametta va, diciamo, non si vedono i prigionieri sotto, vedi, è così, dove sotto c'è la scrittina incisa a laser Sbarba Stormbreaker. Allora, una cosa che vi voglio far vedere, perché è una delle, no, critiche, però insomma cose, tra virgolette, che un pochino ho osservato. Allora, come vedete, lateralmente, cerco di farvelo vedere, lateralmente ci sono questi incavi che servono ovviamente per una miglior presa, però aumentano un pochino la larghezza della piastra e del cap, perché una volta montato, come vedete, la lama lateralmente non sporge perché è praticamente tangente a questo incavo. Però cosa succede? Che lateralmente, vedete, c'è la distanza, diciamo, dell'angoletto è un pochino aumentata, quindi quando si va a usare l'angolino per entrare nelle narici non lavora perché di fatto non c'è la lametta. Questo è ripeto, questo è proprio, si chiama sesso degli angeli. Ok, penso di aver parlato troppo, forse è il caso di iniziare questa sbarbata. Iniziamo. Allora, vediamo se questa barba di 3 giorni mette paura allo Stormbreaker. Allora, mi sembra che barba di 3 giorni andata. Come vedete, se idratate bene i saponi non si seccano. Ok, insomma, ho parlato dal montaggio all'inizio della rasatura, è passato qualche minutino e il sapone non ha perso idratazione e non si è seccato. Allora, canali di scolo efficaci, assolutamente molto generosi, e quindi questo, scusate la messa a fuoco, ogni tanto fa i capricci, quindi canali di scolo assolutamente efficaci, angolo di rasatura molto intuitivo, non dico obbligato perché un piccolo margine
di gioco c'è, però di fatto è molto molto intuitivo, cioè, quindi ti accompagna molto facilmente a prendere l'angolo. E la metta che si sente il giusto, cioè si sente quello stretto necessario per capire effettivamente cosa stai facendo, per darti un minimo di feedback, ma assolutamente non fastidioso. Blade chattering assolutamente inesistente. Come vedete, diciamo, poi magari metto la foto più dettagliata, diciamo, diciamo, il cap va a coprire, diciamo, per buona parte la lametta e da un sistema, insomma, di serraggio molto efficiente che evita qualsiasi tipo di vibrazioni. Scusate, ecco qua, vado con un po' più di calma che là ci sono tutti i famosi brufolini delle feste di compleanno. Allora, prima passata ci siamo. Dai, non ci accanniamo con la prima passata. Mi sciacquo il viso e passiamo alla seconda. Eccoci qua. Cos'è che faccio? Rida una botta così, leggera di prebarba, proprio un'antichezza, perché gli do quella scivolosità extra. Come vi ho detto, è un sapone molto bilanciato, però questa punta in più di scivolosità, di scorrevolezza, scusate, forse il termine migliore, non guasta. Ok. Aspettate, prendo un pochino di acquetta. Ah, ecco, diciamo, ora sulla pelle, diciamo, rasata, quindi un pelino più sensibile, il mentolo si comincia ad avvertire in maniera più, come dire, netta, sempre gradevole, non invadente. Ok, e procediamo alla seconda passata. Penso per la prima volta nella mia vita faccio un traverso perché, ripeto, la prima volta penso che arrivo a barba di 3 giorni. Ok. Allora, come vi ho detto, mi piace molto questo manico. Allora, all'inizio, allora, ovviamente questa cosa ti aiuta, diciamo, la lavorazione ti porta ad impugnarlo qui, cioè almeno intuitivamente, diciamo, il baricentro è un pochino più alto, però poi di fatto l'impugnatura ti porta a prenderlo un pochino più indietro, spostando il baricentro, diciamo, quindi il baricentro va a lavorare sulla testina e quindi questo un pochino ti aiuta, diciamo, il peso stesso del rasoio che è sui 95 grammi, 93 grammi, comunque sotto i 100, va a lavorare per te, ok? Impugnatura assolutamente comoda, grip il giusto, ok? Comunque non si ha quella sensazione di scivolosità. Allora, un'altra piccola, come dire, critica barra osservazione. Allora, sulla scatolina e sul sito di Sbarba non è riportato Made in Italy e Bruno Iappariello, che è il titolare di Sbarba, a voce nella sua chat da Telegram, sul canale Facebook, ovviamente ha sempre dichiarato che il prodotto è Made in Italy, quindi diciamo non ho modo di dubitare di questa cosa. Però perché se è Made in Italy non ce lo scriviamo? Ma voglio dire, a me fosse fatto in Italia, fatto in Repubblica Ceca, fatto in Canada, fatto in Cina, a me non mi cambierebbe niente, però probabilmente si sarebbe, tra virgolette, passatemi il termine, tutelato da polemiche e detrattori che diciamo, lo avevano un pochino accusato di produrre questo
prodotto fuori dall'Italia. Che ragazzi, per carità, non è un crimine, perché penso che produrre un rasoio in Italia non sia semplice, perché comunque chi ha una azienda che produce queste cose al CNC non credo che prenda facilmente ordini per fare 100, 500, ma qualche rasoio, ok? Penso che lavorino su ordini più grandi, quindi posso anche capire se uno si rivolge all'estero. Però ripeto, l'hai fatta in Italia, ma scrivilo, no? Ok? Ma questo cambia poco sulla qualità del prodotto. Dai, ultima passatina, così concludiamo le conclusioni. Che bel giro di parole. Oh, eccoci. Allora, per la terza passata ti tocca un pochino riprelevare, ok? Facciamo ok, un paio di giretti, ma sì. Oh, sono bastati pochi giri di pennello per avere nuovamente schiuma a sufficienza per un'ultima passata. Via. Oggi mi sto impataccando come non mai. Questo è il bello della live, il bello della diretta. No, non è una diretta. Allora, ragazzi, prima di passare all'ultima passata e alle conclusioni, veniteci a trovare sul canale Facebook Montefeltro Web Shaving e iscrivetevi qui sul canale YouTube, perché ragazzi, noi non siamo sponsorizzati, non siamo monetizzati, lo facciamo esclusivamente per il gusto di farlo. Siamo fatti così. A noi, come dire, come il famoso film Vieni avanti cretino. Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Quindi se siete soddisfatti di questi contenuti, mettete un like, mettete un commento, fateci sapere quello che pensate, anche se ci dovete mandare a quel paese. Noi siamo contenti. Via, terza passata. Allora, conclusioni su questo rasoio. Allora, a parte queste, le due piccole osservazioni che ho fatto, quello della larghezza del cap che un pochino va a limitare l'utilizzo dentro le narici, quindi pensate che sia stato cosa ho osservato esattamente quando si fa questo, devi entrare parecchio dentro il naso per far lavorare il rasoio. Ok, a parte questo, che insomma, voglio dire, è una cosa molto marginale. E poi questa cosa del Made in Italy che poteva essere gestita meglio, ma io lo dico più che altro come dire, per il brand, non, ripeto, poi a me dove è il prodotto interessa, è giusto, non è che mi cambia, se il progetto è buono è buono. Vedete che quanto devo entrare dentro il naso per fare il contropelo, quindi magari può essere fastidioso. Ok, io c'ho il naso grosso come un maiale, quindi mi c'entra, chi c'ha il naso più piccolino, adesso io dentro mi c'entra. Questa cosa mi sa molto di postribolo. Ok, allora è un rasoio assolutamente efficace, assolutamente delicato per la sua diciamo profondità, è un rasoio molto delicato, mi dà sempre delle ottime sbarbate, anche quelle per un giornaliero per me è perfetto. È un rasoio, è uno di quei rasoi che io metto nella categoria zero sbatti. Cioè, che vuol dire la categoria zero sbatti? Prendi, insaponi, metti alla lametta, fai quello che devi fare, sei abbastanza sicuro, a meno che non fai cappellate grossolane, che porti a casa il risultato senza stress. Perché magari uno la mattina vuole pure godersi il momento senza tecnicismi, poi c'è magari pure la giornata che uno vuole darsi al tecnicismo, al virtuosismo, però ci vuole anche il rasoio zero sbatti. Ecco, questo è il rasoio zero sbatti per chi fa ecco, rasature quotidiane o bigiornaliere. Diciamo che con una barbetta di 3 giorni avrei preferito altro,
Però avete visto che anche questo si comporta bene. Io penso di... Sì, sono straliscio, ok. Mi sciacquo, splasciatona. Oh, perfetto. Allora, mi sono sciacquato il viso. Ah, per quelli che pensano che mi sono andato a far trapianto dei capelli in Turchia, perché c'è chi me l'ha chiesto fra gli amici. No, in realtà io i capelli ce li ho sempre avuti, però dalla pandemia ho ripreso il mio taglio storico, cioè la boccia, l'ho portata avanti per tanti anni e poi ultimamente ho deciso di farmeli ricrescere, però sono miei, non sono andato in Turchia perché c'è anche chi l'ha pensato. Allora, ecco, un po' di pignoleria sul baffetto. Ragazzi, io ho una pelle molto rilassata. Il sapone alla lanolina, comunque anche aiutato dal prebarba, che ha parecchi oli anche nobili all'interno, mi ha dato una bella pelle. Io teoricamente potrei anche non metterlo l'after. Proprio, sono proprio tranquillissimo. Merito anche del rasoio che fa il suo senza esagerare, e ripeto, sono a BBS, però ci vogliamo privare della Proraso Verde? Ma chi siamo noi per privarci della Proraso Verde? Mi direte perché conservi la scatolina? Perché mi piace. Allora, appoggiamo la scatolina. Allora. Via. Dose abbondante di Proraso Verde. E via. E oggi non ho messo l'allume, non ho fatto la prova al lume. Ragazzi, ogni tanto anche io cambio le mie abitudini. Ottima, la Proraso Verde, sempre la Proraso Verde. Anche se dirò una bestemmia, lo so, mi tirerò dietro qualche antipatia, però diciamo, quando è estate preferisco l'acquavelva. Se devo scegliere fra la Proraso Verde e l'acquavelva, preferisco l'acquavelva. Ragazzi, no, non si può essere perfetti. Ok, aggiungo un tocco finale con questo è il prodotto che ho fatto vedere anche l'altra volta, quello di Areffa, e oppala, proprio 2 gocce di numero. Metto o li mischio insieme oppure metto prima quello alcolico in maniera che esplica la sua funzione antisettica, astringente, insomma tutta la parte alcolica. Quando si è bella asciugata metto un pochino di questo che è come se fosse un balsamo liquido che magari mi ridà un pochino di film idrolipidico e sta una crema, come si dice qui a Roma. Allora, ragazzuoli, siamo arrivati alla conclusione anche di questa sbarbata. Spero vi sia piaciuta, spero vi sia piaciuto il rasoio. Per me è un sì, ok? E se lo trovate sul mercatino come è successo a me ad un prezzo buono, accattatevi. Va bene? Ragazzi, un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!